Oggi andremo ad analizzare due brani scritti dal grande Doug Becker, E Blues 1 e Blues 2. Sono presenti nel libro Blues Guitar 101 e se volete acquistare tablature o spartito vi lascio il link sotto in descrizione. I brani si presentano in tonalità di Mi, che è la più popolare nel mondo blues, con un BPM di circa 70 e un tempo di 6 ottavi. Ho unito i due brani di Doug Becker in quanto entrambi sono pezzi blues formati da 12 battute. Nel brano E Blues 1 la melodia è accompagnata dal basso alternato con la classica progressione di accordi blues. In E Blues 2 invece la melodia è sorretta dal basso ostinato, anche qui con la classica progressione degli accordi blues. Sono due tecniche molto utilizzate nel mondo del fingerpicking. La prima battuta di E Blues 1 comincia con il Mi settima, ovvero nota di Sol a vuoto, Hammer-on con l'indice su Sol diesis, contemporaneamente al basso di Mi. Poi il Si a vuoto, seconda corda, basso alternato di Si con Do diesis, per poi spostare tutto, cioè il mignolo sul Re, dove si suona Re e Sol diesis insieme, basso, quindi ripeto, basso, alternato di Si e Mi. Lo ripeto più lentamente. Seconda battuta. Si va sulla settima. Si entra nella settima con un Hammer-on dal Do a Do diesis. Quindi terza minore, terza maggiore dell'A, quindi prendiamo la posizione della minore settima, per dire, dove si va a suonare La, Sol e Do e si fa un Hammer-on con l'anulare sulla seconda corda, seguito dal Mi, cantino a vuoto. Poi col basso alternato di Mi andiamo a suonare il Fa diesis insieme, quindi e il Mi a vuoto nuovamente. Poi la settima preso con questa forma, ovvero con il mignolo sul Sol, quindi
e poi risuonare basso alternato insieme al Mi, che il basso fa, quindi terza battuta si ritorna sul Mi settima, dopo un quick change è venuto sulla seconda. Quindi basso alternato, Mi e Si, Mi e Si, terzina, Sol, Sol, Sol diesis e basso. Quindi basso di Mi, Sol, a vuoto, Si e Sol insieme e Ameron. Seguito poi dal Si a vuoto, Mi, basso di Mi e Do diesis insieme e Si nuovamente. Poi Si e Sol insieme, altra terzina, quindi a vuoto, qui tutto è, quarta battuta si rimane in Mi settima, chiaramente basso alternato Mi e Si sempre, Mi e Mi insieme, con l'indice andiamo a prendere il Sol diesis, poi dopo il Sol diesis vediamo basso di Si e con il dito in mignolo andiamo a prendere il Mi bemolle, Mi bemolle e Re, quindi facciamo un po' vibrare il Re per dare il senso blues. Quinta battuta si ritorna sulla settima. Basso alternato di La e Mi e Mi e Mi. Quindi La e Mi insieme, Sol, quindi La e Mi insieme, Sol, con il dito indice, poi Mi e Do insieme, con l'anulare andiamo a prendere il Do diesis. Poi è chiaro? Poi Mi e Fa diesis. Mi Fa diesis insieme e Mi a vuoto. Basso di Mi e Do diesis. Ripetiamolo. Sesta battuta è chiaramente la settima. Quindi cosa fa Duck Becker? Praticamente prende La e Mi insieme, Sol, poi Mi e Do diesis insieme, Mi, poi va sul basso di Si bemolle, basso di Si bemolle col pollice, sempre col pollice andiamo sul basso di Mi e col mignolo andiamo a prendere il Fa diesis. Tempo è così. E così si entra sulla settima battuta, ovvero in Mi settima. Lo ripeto. Sulla settima battuta si ritorna in Mi settima con un basso ostinato. Solamente l'ultimo movimento è alternato. Quindi è basso di
Mi insieme al sol cantino, slide sul sol diesis, insieme, slide, e poi mi e mi insieme, do diesis, mi e si insieme, Ameron, sol, sol diesis. Quando si fa l'Ameron si suona il basso insieme all'Ameron, il basso di Si, seguito dalla nota di Si a vuoto, seconda corda. Quindi ottava battuta si rimane in Mi settima. Quindi basso di Mi e insieme al Do diesis. Poi Ameron dal Sol al Sol diesis. Quando si fa l'Ameron ricordate di mettere il basso di Si perché si ritorna sull'alternato. Nota di Re. Quindi e ultimo Mi. Nona battuta, ovvero Si settima, quindi basso alternato, colpo il basso in Fa diesis. Prima in Si, Si, Mi e molle, e poi Fa diesis, Mi e molle, che è più corretto chiamarlo il Re diesis in questo caso. Quindi Si e Si, Fa diesis, poi Mi e molle e Si. Col mignolo andiamo a prendere il Si bemolle per entrare poi col basso di Fa diesis insieme a La, insieme, seguito da Fa diesis e Mi insieme. Lo ripeto molto più lentamente. Decima battuta fa metà La settima e metà Si settima. Quindi vediamo La settima preso con l'accordo pieno e il mignolo sul Sol, La settima e poi Mi a vuoto, basso alternato, Mi e Do diesis, poi rimanete sulla settima e prendete il basso di Si bemolle, basso di Si bemolle, quindi insieme alla settima, e Mi a vuoto, seguito dal basso alternato di Mi, e nuovamente Mi a vuoto. Quindi l'ultimo Mi che ho messo basso è la 11ª battuta. 11ª battuta Mi settima, quindi Mi, nota di Mi, dito sul Sol diesis, quindi insieme Re e Sol diesis, terzina, quindi Re e Sol diesis insieme, Si e Mi, basso, cioè nota di passaggio Do diesis, sempre un Mi, Do diesis e La, quindi poi passa sul Do, quindi ripeto, e va in Si settima. E Blues 2, prima battuta.
accordo di mi settima ovviamente, quindi mi e re, pull off, mi e do diesis, mi e mi e mi insieme e dopo il re, mi e si, do e do diesis in slide per entrare nella battuta 2 sulla. Quindi seconda battuta. Cosa ho fatto? Partendo dal do, che è la terza minore dell'A, si arriva sul do diesis suonando contemporaneamente il basso di La. Quindi poi La, prima corda quinto tasto col mignolo, si passa in Sol, Si, seconda corda, poi si va sul La, ovvero terza corda secondo tasto col basso, fa diesis, La col Mi a vuoto e Re. Quindi questa è la terza battuta, dove vede una serie di terzine almeno per i primi 3 movimenti. Poi ci sono altre note che non formano una terzina. Quindi la prima terzina è, ovvero Ameron dal Si al Re. Quindi basso di Mi, Si, insieme, Ameron sul Re e Mi cantino. Prima terzina. Seconda invece, ovvero pull off, Mi e Re, pull off sul Si e poi La. Terza terzina, quindi Mi, basso e Sol, pull off su Sol diesis e Mi. E poi, quindi basso di Mi, Mi bemolle, e poi si scende e si prende insieme con indice e medio il Re e il Sol diesis. Ripeto. Nella quarta battuta si rimane sul Mi settima, dove c'è la legatura di valore della nota precedente, ovvero della terza battuta che si porta sulla quarta, e poi l'accordo di Mi settima parziale preso con indice sul diesis, medio sul Mi e mignolo sul Re, in questa maniera. Poi per farlo capire suono la terza collegata alla quarta. Quindi lo faccio piano. L'ultima nota della quarta battuta è un Do. Quinta battuta, entriamo nella settima, come? Attraverso la terza minore e la terza maggiore. In questa maniera, Ameron suonato col basso, Do e Do diesis. Poi andremo a suonare un fraseggio costruito sulla scala minore inizialmente e poi maggiore della pentatonica di La. Quindi ovvero basso,
Sol col basso, Si, in questo caso qua il basso è alternato e non ostinato. Sesta battuta, rimaniamo ancora in La, continuando il fraseggio sulla scala pentatonica di La. Quindi cosa ho fatto? Basso in La e Fa diesis, Mi, poi basso di Mi e Do diesis, Sol, basso in La, un slide indietro, La, basso e Mi e Sol. Quindi a tempo piano ci sarà per collegarci poi alla battuta successiva in La Verona. Settima battuta, vede gli accordi di Mi nona e La settima, quindi prendiamo il Sol dalla battuta precedente, Hammer-on sul Sol diesis, insieme al basso di Si. Nota di Si, nota di Re insieme al basso di Mi. Fa diesis, prima corda, secondo tasto, La settima, preso con, è una forma di parziale, preso con Sol sulla prima corda, terzo tasto, e Do diesis, Mi, poi nuovamente il Sol con la nota con il basso di Mi e slide su Sol diesis. Quindi sul Mi nona è, poi sulla settima quindi prendendo sempre la nota di Sol diesis, perché c'è una legatura di valore nella battuta successiva, abbiamo seguita dal basso di Si, Mi, basso di La insieme a Do diesis e Si. Quindi basso di Sol diesis che funge da passaggio, quindi basso Sol diesis, Mi e passaggio sul Sol. Prendiamolo con il medio, poi Sol insieme al Si bemolle. Si bemolle preso sulla terza corda, terzo tasto, ancora indietro con La, quindi Si bemolle e Sol insieme e La, quindi nona battuta, quindi si entra in Si settima col basso in Fa diesis, basso di Fa diesis, Si bemolle, basso alternato di Mi bemolle poi, quindi Mi bemolle con il Si, nota di Re,
epilogo. Seguito dal basso di Si, Si, lo rifaccio ancora, poi Mi bemolle e La, insieme, pollice e indice, pollice e indice e Sol a vuoto. Quindi questa è la 10ª battuta, si entra nella 7ª, quindi basso di La col pollice, nota di La, terza corda secondo tasto, basso alternato di Mi, insieme al Si, nota di Re. Quindi basso di Mi, hammer-on dal Do a Do diesis col basso alternato di Mi e poi finire Mi. Undicesima battuta, c'è un turnaround. Quindi Mi basso, slide sul Si, voicing di Mi settima con basso Sol diesis e Re, seguito dalla nota di Mi sul cantino, slide indietro di un semitono, Mi cantino, slide ancora indietro di un semitono e poi per chiudere si suona il Sol diesis e il Si con indice e medio. Quindi dodicesima battuta, si entra in Si settima e si chiude col basso di Fa diesis. Quindi Mi, La diesis, Si, accordo di Si settima preso con La e Si e basso di Fa diesis. Anche oggi siamo giunti al termine, spero vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. In questo caso non dimenticatevi di lasciarmi un like e iscrivervi al mio canale. Ciao ragazzi, alla prossima!